Io sono qui con Veronica Archelleri, che è una fotografa e tarologa specializzata in relazioni karmiche e di fiamme gemelle. Per chi non mi conoscesse, io sono Minti e sono quella che gestisce questo gruppo, mentre Veronica la conosco da un po' di tempo perché è una mia studentessa di Tarot Pro. L'idea di questa live è venuta basicamente perché io avevo creato un post dove chiedevo a voi del gruppo che ne pensavate di questi concetti di anima gemella, di fiamma gemella e Veronica, essendo un'esperta in materia, aveva notato appunto che c'era molto interesse e soprattutto un po' di confusione su questo argomento, per cui mi ha proposto questa diretta e ho pensato che fosse effettivamente molto importante perché come poi mi menzionava, adesso poi ne riparleremo, mi menzionava poco fa che è importante per chi legge le carte, soprattutto ad estranei, sapere questo concetto di relazione karmica, di fiamma gemella, perché può capitare appunto un consultante che si trova in questa situazione. Dunque, questo ovviamente è un incontro introduttivo sul tema perché poi Veronica vorrebbe approfondire con delle live nel suo gruppo il profumo del tarot e metterà poi, se volete, partecipare il link al suo gruppo Facebook. Però adesso ti chiederei di presentarti un attimo e soprattutto di parlare della tua esperienza, di come sei entrata in questo mondo delle relazioni karmiche, ti sei interessata molto all'argomento. Ok, buonasera a tutti, sono contenta di essere qua. Allora, io sono fotografa laureata e sono arrivata qua in Italia nel 2000 e ovviamente inizia qua un percorso molto, diciamo, stressante, pesante con le passerelle e lavoro molto nel periodo delle Fashion Week e quello crea, diciamo, un ulteriore arricchimento nell'occhio, no? Nell'educare l'occhio fotografico sull'immagine, perché lavorando con le riviste dovevi stare molto attenta su certe cose e richieste delle riviste. Quindi da lì poi, ti dico, nasce poi una carriera come fotografa di cui sono contenta Mhm. e poi l'ho abbinato con questo, come tu lo vuoi chiamare, un dono, ah, che è la Un lettura delle talento. carte. Esatto, Mhm. esatto. Quindi io ai 14 anni, ti dico, inizio a leggere le carte, che inizia come un gioco, come tutto, no? Quindi inizio a leggere le carte, finché andava per le amiche, andava benissimo, no? Finché tu gli dici esci col biondo e Bruno ti chiama, va bene. Poi sono iniziate ad arrivare le amiche di mia mamma e lì è stata, sì, un po', mi ricordo, ti dico, una lettura molto precisa, che arriva una signora, amica di mia madre leggi le carte e io gli dico, tu vedo questa separazione, tuo marito vede un'altra donna, finisce la lettura, lei va via e mia madre mi dice, che fiasco, diceva, hanno un matrimonio bellissimo, ma bellissimo, lui muore per lei. Due Mm. mesi dopo lui è partito con la domestica e l'ha lasciata. E mia madre diceva, ma come hai fatto? Io ho detto, non so, poi c'erano le carte, ti ho detto. Però dopo un periodo poi smetto perché, sai, nella famiglia hanno iniziato a dire, ma non le carte, ma quello porta sfortuna, ma lascia stare. E quindi per un periodo diciamo che le avevo messo da parte, però sempre sono stata molto, molto legata al mondo esoterico. E adesso come ti sei specializzata nelle letture sulle relazioni karmiche, le fiamme gemelle? Perché
allora conosco, nella mia vita arriva questa fiamma gemella, che all'inizio non so nulla, e questo è importante che tutti sappiano per capire, no? Quindi io mi ritrovo con questa persona, esplode, ti dico, una situazione dove c'era una parte mentale molto forte, ok? C'era una attrazione fisica fortissima, però allo stesso tempo c'era anche un rifiuto, no? Quindi c'era una cosa che voglio, non voglio, mi piace, non mi piace, ma cosa mi sta succedendo? Quindi e inizia questo, si chiama la bolla d'amore, no? Poi le fiamme vengono riconosciute dagli occhi. A volte tu puoi conoscere anche una persona da piccola e la persona si ripresenta nella tua vita dopo 20-25 anni, si può ripresentare, ok? Io conosco questa persona, mettiamo nel 2014, ma nulla di che. Sì, c'era una cosa sempre con questa persona che tu non capisci, però poi forse 2021, ti dico, è scatta questa cosa, io non ne capisco nulla, perché sono proprio nel buio più totale, e faccio vedere, no? Io ero così, come ho fatto nella carta. Completamente bendato. Sì, non capivo niente, non sapevo cosa mi stesse succedendo, poi passa il tempo, passano i mesi, no? Io inizio a cercare in internet cosa mi sta succedendo, perché non so cos'è, gli arrivo alle fiamme gemelle. Nel percorso queste persone arrivano nella tua vita per una questione molto chiara, è la parte spirituale, ok? Loro puntano in te tutte le ferite dell'infanzia, escono tutte, non ti manca neanche una. Quindi, scusate, quindi inizia, diciamo, un dolore, perché a parte diciamo, tra virgolette, la sofferenza, no, di questa cosa che tu non capisci, questo amore che esplode, che tu dici, ma cos'è questa cosa che non ho mai sentito? Però da lì mi chiama un'amica e mi dice, io voglio leggermi le carte. Sai che da tanto che io volevo, e da lì parte una ricerca, e lì mi sono accorta, ti dico oggi, quanto a volte la gente ti mangia dei soldi, perché la gente non sa veramente cos'è. Quindi cosa succede? Quando tu vai dal cartomante, no? Allora, io ho questa situazione, quindi loro ti tirano le carte, torna, non torna, è bloccato, in genere esce sempre la peso, il 5 di coppe, e nessuno ti spiega cosa sta succedendo. E quindi tu inizi a fare un giro di siti web, di cartomanzia, di cartomanti che conosci ovunque, perché sei più che altro disperato, che non riesci a capire cosa sta succedendo. Ci sono anche altri che proprio si approfittano e iniziano a dirti alla tua fiamma gemella, alla tua anima gemella o che altro, no? Infatti è importante, secondo me, come hai detto te, chiarire un attimo il discorso. E quindi mi riallaccio per sapere da te più o meno, perché per me è un argomento anche per me non particolarmente chiaro, la differenza. Io mi ricordo quando ero giovane io si parlava di anime gemelle, quando si parlava dell'altra metà della mela. Adesso è stato introdotto la fiamma gemella, quindi volevo capire la differenza fra anima gemella, fiamma gemella e relazione karmica. Ok. Siano tre fattori, no? Le tre situazioni, diciamo. Allora, l'anima gemella può essere tuo marito, può essere tuo figlio, può essere una cara amica, ok? Sono persone con cui tu hai un feeling che scatta, che sicuramente sono di vite passate, quindi ti rincontri in questa vita e si genera un click, no?
A volte sai, hai quell'amica che uno dice guarda ci siamo conosciuti come da una vita, no? Queste sono anime gemelle, che poi anche con il figlio, no? Ci sono figli che possono essere anime gemelle, anche il marito può essere un'anima gemella, per dirti. Quindi sono membri della famiglia animica, si dice? Ok. Sì, l'anima gemella può essere anche la nonna, può essere anche la zia. Ci sono queste persone, no, che arrivano a noi sempre molto vicine, con cui si crea un legame molto forte e molto bello. Ok? La relazione karmica che comunque la fiamma gemella anche parte del karma, però la relazione karmica che cos'è? È una relazione che tu continui a ripetere, ok? Quindi la persona a volte non si rende conto e lo stesso, no? Ricade e ricade in queste relazioni. Come? Se tu non diventi consapevole, non riesci a arrivare da sola. Quindi io sempre invito alle persone che hanno problemi nelle relazioni di fare un passo indietro, ti prendi un quaderno e ti inizi a scrivere tutti i fidanzati, amori che hai avuto fin da quando avevi 2 anni e inizi a capire cosa è successo con ognuno di loro e vedrai che lì inizierai a capire che si ripete un patrone. È patterns, vabbè, uno schema che si ripete. Esatto, esatto. Quindi, se tu non diventi consapevole di questo, tu continui a girare come un criceto nella famosa ruota della fortuna, no? Sì. Perché non capisci niente. Allora, fammi capire, la relazione karmica, quindi è di due tipi, può essere una stessa anima che tu rincontri in più vite, Sì. con cui hai un nodo karmico da sciogliere, Esatto, e finché non lo sciogli sei lì e te lo porti nella seguente. oppure può essere tanti personaggi che vengono nella tua vita perché hanno la funzione di farti sbrogliare questo nodo karmico, cioè il famoso, come hai detto te, lo schema che si ripete. Esatto, esatto. Per cosa succede? Mm, la vita è una scuola, Mm. no? Quindi tu nasci Mm. è come sei iscritto alla scuola, ok? Mhm. Primo giorno di scuola. Quindi ti arriva, mettiamo il primo fidanzato, non hai imparato la lezione. Mhm. La vita te rimanda, diciamo, a Mario. Non hai imparato con Mario. Allora andiamo con Pedro. Non hai imparato con Pedro e ti continuerà a mandare finché non impari la lezione, no? Però a volte non riusciamo a capire. Quindi tu a volte senti, ma dai, ma io sono sempre così sfigata nell'amore. Ma perché io? Non è che perché io. Domandati perché io. Infatti. Fatti una domanda. Non è che sono gli altri, sei tu che sei lì che stai girando, no? Quindi questo diventa questa ruota che capita a tutti, no? Sì. Eh, Se non altro finché non si capisce bene cosa ci fa star bene in una relazione, no? guarda, prima di oggi della diretta mi è arrivato un messaggio che l'ho letto, io ho pensato devo leggerlo perché è molto bello, che dice, maestro, come faccio a sapere se è la persona giusta per me? Se Mhm. la tua vita è migliorata, è la persona giusta. Se la tua vita è peggiorata o è rimasta immutata, non è la persona giusta. Ma io lo amo tantissimo. Non è importante quanto tu ami, ha importanza quanto tu ti ami. È bellissima, è vero, è verissimo, perché non ci si focalizza abbastanza sul risultato, cioè su quello che, i benefici che abbiamo da una relazione, no? Esatto, esatto. Sì, cioè è come se c'è la parte egoica che dice: Ah, ma io sto bene se sto insieme a questa persona, però in realtà è di corto, è di breve periodo, nel senso che non guarda al di là del naso e dice: Sì, ma durante la giornata poi sta male. Non è che sembra che Sì, stai bene, perché ma il problema, ti dico, spesso
anche per le credenze in cui tu nasci, no? Ti devi sposare, poi forse alla fine tu vedi che tutti si sposano, la cugina, la zia, tutti hanno iniziato ad avere figli, quindi tu ti senti un po' che sei lì, e allora a volte ovviamente l'ego non ci fa vedere che hai un po' di fretta. Ecco. Abbiamo detto che l'anima gemella è un membro di una famiglia animica che viene Sì. da altre vite passate, si è formata lungo le vite. La fiamma gemella che è? La fiamma gemella è un'anima divisa in due corpi Mm. che si incontrano attraverso gli anni, in genere quando entrambi hanno già una vita organizzata. La maggior parte delle volte sono sposati, hanno figli. E perché succede questo, che uno si incontra così tardi? Perché la fiamma gemella arriva nel momento giusto e all'ora giusta. E non si cerca, arriva. Mhm. Mhm. Arriva boh, dal nulla. Ok? Questa persona cosa fa? Questa persona viene e ti punta con una lanterna tutte le ferite dell'infanzia, quindi l'abbandono, il rifiuto, tutte queste cose qua. Quindi tu questa persona la riconosci negli occhi, no? Mhm. Quando tu guardi la persona negli occhi, personalmente io dicevo, io vorrei come nuotare in questi occhi, io vorrei come, sai come, e poi dicevo che strano. Se ho capito bene, la fiamma gemella è all'origine un'anima L'altra che metà, si divide in due, spiritualmente come a livello di energia, una è detta fino, divino fino maschilino, maschile, fino e l'altro è il divino femminile, che non per forza coincide col sesso biologico in terra, ecco. E queste due anime si rincorrono in varie vite e sì, hanno lo scopo di rincontrarsi, sono destinate a rincontrarsi sono destinati a rincontrarsi, per assolutamente. far crescere spiritualmente l'altro. Mi sbaglio? Arriva un momento in cui si incontrano. In che momento si incontrano? Si incontrano quando in genere tutti e due sono insoddisfatti della vita. Mhm. Quindi vengono e si trovano in quel momento lì e tu te ne accorgi che sei insoddisfatto. Questa persona viene a farti vedere che sei insoddisfatto della tua vita, che le cose non vanno. Però, quindi, viene la bolla d'amore che ti dicevo, che si conoscono, scatta questo amore proprio enorme. Ci sono cose, parole bellissime per dirti che a volte loro anche ti dicono, no? Io parlo di me, però ci sono cose per dirti che ti dicono se tu stai bene io sto bene, se tu sei felice io sono felice, sono cose belle. Io personalmente dicevo, a me è successa una cosa, questa persona per esempio ha un male al cuore. E io un giorno ho detto, lui ha iniziato a stare male, ovviamente questa situazione, perché in genere il divino mascolino non sa cosa sta succedendo e lui tende a scappare. E lui questa cosa sicuramente l'ha vissuto perché è talmente forte che ha iniziato a stare male. A un certo punto io ho detto, io piuttosto mi ritiro perché non volevo che stesse male, no? E ti dico, a un certo punto, quando ho detto quello, sono rimasta anche a bocca aperta. Ho detto, io lo là, ma perché? Hai capito? Dicevo, ma come, no? Poi ti dico, nella ricerca, studiando e attenzione con quello, perché c'è tante cose sulle fiamme gemelle, tante persone che parlano, che ti dicono cose. È importante che la gente sappia che la fiamma gemella la conosci solo tu. Nessun cartomante, né tarologo, né Mhm. chiaroveggente può venire a dirti che Mario Rosi è la tua fiamma gemella. Non è vero, non è vero. E questo è importante sottolinearlo, bravissima, Non è vero. perché io vedo, ho visto in YouTube tanti YouTuber che fanno interattivi sulle fiamme gemelle e secondo me sono argomenti delicati perché poi
le persone non sapendo esattamente come riconoscere una fiamma gemella si medesimano e pensano che sia magari una situazione complicata perché è l'anima gemella. Quindi, uno, volevo chiederti come riconoscere che una relazione abusiva è una relazione abusiva invece che con la fiamma gemella, perché questo è importante. L'abusivo, la tossica, il narcisista comunque vuole sempre un po' sottometterti, no? E vuole sempre sottovalutarti, sempre, sempre, no? E sei pigra o sei grassa, non fai e blim blum bla. La fiamma invece no, la fiamma in genere viene e ti tira fuori la miglior versione di te. E spesso ad oggi tante donne ti chiamano e ti dicono perché io sono in una relazione di fiamma gemella. Non è sempre così. Molte volte o sei in una relazione tossica o con un narcisista. Non è una relazione di fiamma gemella. Qual è la differenza? La differenza è narcisista ti sommerge, ti dico all'inizio, in un bombardeo amoroso, ti dico una roba allucinante perché ha bisogno di manipolarti. Ok? Quindi quando lui, diciamo, ti fa sentire la donna più preziosa, più importante della sua vita, dopo un po' però lui ti fa vedere che lui è superiore a te. Ok? Sì, sì. Lui è superiore a te, lui è meglio di te, lui inizia a giocare molto un ruolo di dipendenza che si scatena nell'altra persona. In genere perché si scatena? Si scatena perché abbiamo una carenza. E qual è la carenza? Cerchiamo l'amore che non abbiamo avuto nell'infanzia. Tante cose, c'è l'abbandono del papà, sono divorziati, non c'era la mamma, ci sono mille casi, ok? Quindi questa persona, la sua dipendenza cade lì. E questa persona può fare e disfare con l'altra con la persona e uno è lì aggrappato perché che paura e se lo mollo cosa faccio, no? E cosa faccio? E se lo lascio? Perché è difficile. La fiamma gemella non viene a farti del male, ti fa soffrire il fatto che non vieni scelto, però non ti fa soffrire. La fiamma quando arriva, il divino femminile inizia il risveglio e inizia a cercare e diventare una persona migliore, vuole diventare, quindi inizia una ricerca e inizia a scavare nel profondo del suo cuore. E ti dico, uno inizia a buttare perché tu, almeno ti dico, io sentivo questo bisogno di tirare fuori, volevo sapere cos'era io, dove stavo andando, volevo diventare proprio una persona migliore e questo mi è successo, no? Nel narcisista, nella relazione tossica, tu crei dipendenza, soprattutto a livello sessuale. Nella relazione di fiamme non c'è questa situazione. È vero che c'è un momento in cui c'è uno che corre e l'altra che insegue. In genere il mascolino corre e la donna insegue, come il gioco. Quindi a un certo punto lui torna e dice ciao, ah ciao, come va? Ta, 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 e riparte, no? Poi dopo un po' lui sparisce, non ti rispondi, a volte blocca, no? Una serie di cose, però non ti fa male, non ti fa, anzi, in genere il divino mascolino si sente inferiore a te, sente che non è abbastanza per te, che tu meriti una persona migliore. Quindi in generale comunque ti senti rispettato, ti senti non parte di una strategia, diciamo, è una Oh, relazione no, comunque c'è totalmente una relazione trasparente. trasparente, Mhm. viene detto tutto. A volte anche la persona ti dice guarda io in questo momento non posso stare con te perché io ho una famiglia, io devo stare di là e questa si chiama, lui ha una persona karmica, no? Anche Mhm. lui ha questa donna karmica come la Funziona. donna che è sposata ha quella coppia karmica. Quindi vengono e finché lui non finisce questo karma con quella persona non può stare con te. Ok.
E questa è una cosa che bisogna che le donne che chiamano lo capiscono e che le cartomanti che legano lo facciano, glielo dicano nel modo migliore, perché è anche molto importante, no? Avere una grande empatia con la persona che fa questo percorso, spiegargli bene, perché la persona non sa, quindi tu senti che a volte ti chiamano e ti urlano, ma io lo amo! Più il tuo ego va su, meno lo vedi. Infatti, quello che tu hai detto del tuo caso personale, dove siccome l'altra persona era malata e tu ti sei messa da parte spontaneamente, dà proprio anche l'idea del fatto che in una relazione con una fiamma gemella, tu non sei, tu per primo non sei guidato dall'ego, da un bisogno egoistico di stare con l'altra persona. Ecco, c'è una parte di... C'è, per carità, c'è la gelosia, perché a volte c'è la tristezza, si piange, si soffre e all'inizio è vero, c'è un dolore stracciante, perché è una cosa, ti dico che io sentivo letteralmente, ti dico come mi stessero strappando l'anima senza anestesia, dico io. Mhm. E tu, diciamo, tocchi fondo, perché proprio non capisci nulla e lì ho fatto questa, quando ho creato il mazzo, Del 10 di spade? ho Sì, creato il 10 spa perché è un po' tu ti senti che qualcuno ti ha mollato, sì, che sì, tu è cadi, vero. Rende bene idea, sì. senti, tu senti un vuoto che sa, ti molano in un momento molto importante, ma lui non ti mola perché è cattivo, la persona scappa perché la connessione è talmente forte, ma quando parlo di connessione tu senti l'altra persona, per esempio io sentivo se l'altra persona era triste, se era felice, se stava bene, e spesso uno sogna la persona, arrivano messaggi nel sogno. C'è Ok, una connessione intuitiva. questo non lo vive con un narcisista, non lo vive in una relazione tossica, non si vivono queste cose. E quindi nella fiamma, quando viene il risveglio, quando tu inizi a lavorare, man mano che tu stai meglio, l'altro anche lui sta meglio. Quindi, tra virgolette, inizi a fare un lavoro per due, però non vuol dire che se tu ti sei svegliata, anche il divino mascolino si sia svegliato. Forse lui ancora ha delle cose da finire, dei karmi con questa famiglia che ha, no? A volte ci sono, pensa, problemi anche economici, materiali, quindi a volte arriva la fiamma e deve fargli vedere a questa donna che deve diventare indipendente economicamente, perché tante sono sposate che ti dicono io non so cosa andare, io non so cosa fare, io non ho mai lavorato, e allora questa persona viene a fare questo lavoro in te, cioè, ti crea questa voglia di fare, quindi quando tu non hai questa voglia di fare, quando tu semplicemente vuoi andare a letto, questo non è la fiamma gemella. Hai un amante e sei libera di farlo, nessuno lo critica, Mhm. però non è una fiamma gemella. Sì, praticamente comunque ovviamente si parla di relazioni, cioè bisogna credere nella reincarnazione, si presume che uno debba credere nella reincarnazione per accettare il concetto di fiamma gemella. Guarda, io sempre le dico alle persone, una coppia fiamma gemella e che invito a tutte le donne che vogliono farlo, che guardino il film su Amazon di Jennifer Lopez e Ben Affleck. Come si chiama? E c'è parla lei che si chiama Naomi. Lei Mhm. racconta tutta la storia mediante un musical di quello che lei ha vissuto. Loro 3 giorni prima, mi pare che lui l'ha molata. E I lei giorni entra prima del film, del del matrimonio. matrimonio. Ah. Lei trova l'amore con lui e 3 giorni Mm. prima decidono che non si sposano e inizia lei, vedi, lei inizia a avere un marito, un altro, ha 2 figli, giusto anche per farvi capire i tempi.
ha 2 figli, poi sta per sposarsi con un altro, finché lei finalmente capisce che lei deve fare un lavoro su se stessa. Jennifer Lopez, per dirti. Quando lei inizia a diventare una persona spirituale, quando lei capisce che lei aveva delle ferite dall'infanzia, sono passati 18 anni e Ben Affleck è tornato, si sono sposati. Sì, Quindi infatti. quando c'è Per... una persona che ti dice no, a me non mi interessa, io non voglio fare questo, va bene, non farlo, però non aspettare lui neanche. Sì, no, infatti, sicuramente sì, bisogna creare una reincarnazione perché sono tempi molto lunghi, no? Mi sembra. Sì, non è, Per forza. sì, non è una cosa di... Adesso è mio, adesso ci siamo incontrati, siamo la innamorati. favola, no. Infatti. In Mm. genere il divino femminile prende più la decisione a volte di separarsi, di iniziare una vita, Mhm, però c'è chi decide di non farlo. mhm, C'è infatti. gente anche che, per dire, che non è sposata e dice io non ne voglio più sapere della mia fiamma perché è forte quello che tu senti. Cioè, a volte anche tu ti svegli, accendi il telefono e anche la persona dall'altra parte ha il telefono acceso. Tu volevi dare dei suggerimenti su come riconoscere, cioè come sapere se si è in una relazione con una fiamma gemella, no? Ci sono dei segnali, Sì, mi sì, avevi sì, sì. detto. Allora, uno dei segnali della fiamma gemella, ti dico, il fattore più determinante, Mhm. che voi dovete saperlo, è che la fiamma gemella, il divino maschile, inizia a scappare. Però non ti fa del male, non ti insultano. Lui va in un silenzio di una tomba che tu non riesci a capire, può durare anche anni. Ma è sempre così che Sì. scappa? Fa Sì, parte fa parte del del percorso. sì, esatto, fa parte del percorso perché la persona non vuole. Il divino mascolino in genere lavora più con il chakra, diciamo, sotto, quindi Sì? lui inizia anche, ti dico, un po' a volte anche una ricerca, no? Anche a livello sessuale, di andare di qua e di là, perché non vuole proprio pensare a questa persona. Quindi lui pensa che andando, no, a letto con diverse donne, forse si dimentica, però non è così. Cioè, ho sentito testimonianze di uomini di divino mascolino di quello che succede. Mm. L'altra cosa ti dico, importante, la crescita personale. Quando la fiamma, tu diventi una persona migliore, cioè lo vuoi fare. E la bolla d'amore dura poco e la separazione è lunga. Quindi poi se c'è una relazione in cui uno dice però lui viene ogni 3 mesi, andiamo a letto e poi va via, no, questo non è una fiamma di me. No. No, questa è una situazione, una relazione tossica. Esatto, Infatti. questa è un'altra cosa. Che per Mm. carità, se la persona va bene, però non è una fiamma gemella. Ce n'era un altro di segnale? I segnali sono, vabbè, gli occhi, avevamo detto, eh, Sì. Gli occhi in che senso nello specifico? tu Che vuol... ti riconosci con lo sguardo, dagli occhi tu Mm. riconosci la persona. È una sensazione che provi? Tu la guardi quella persona e tu, è come uno specchio. Ah, ok. Interessante. Sì, 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 ti dico, poi c'è la parte, ti dico, assolutamente il risveglio spirituale, che tu, um, un esempio per dirti, io ero una che vedevo, non so, un insetto e urlavo Mm? come se si fosse entrata, non so, una cobra. Io poi ho iniziato a fare, ti dico, ho fatto Ponopono, ho fatto tante cose nel mio risveglio spirituale e un giorno mi è capitato un insetto, ti dico che se mi era fermato nella mano, no, ho iniziato come a guardarlo, che bello, e dopo un po' io ho detto, ma io?
io sono qui a guardare questo animale. E lì per dire, sì, erano cose che vedevi. E poi se tu hai un dono, no? La intuizione, la chiaroveggenza, quello che tu hai, Sì. si scatta e si raddoppia, si triplica. E certo, perché se poi l'effetto è il risveglio spirituale, sicuramente Aspetta che guardiamo qua, che stanno... l'intuizione aumenta. Chiede come si fa a capire se l'abbiamo già incontrata in passato. Allora, questo è una cosa che io non posso dirtelo, lo sai solo tu. C'è un film, per esempio, che potete anche vedere, che è sempre mi pare su Amazon, che si chiama Atlas, Cloud Atlas, Mhm. con Tom Hanks. Parla perfettamente di quello quando tu ti conosci in diverse vite, Mm. no? Quello che succede finché la persona non decide, no? Di stare con quella persona. A Ma volte la in persona... generale hai detto che comunque ci sono dei segnali, no? Il fatto che si risveglia qualcosa a livello Esatto. spirituale, che comunque è una relazione trasparente, Sì. non ci sono Non ci sono bugie, strategie. non ci Mm. sono bugie. Una cosa che volevo chiederti, ma siamo tutti destinati ad avere, perché a sto punto non lo auguro neanche tanto di incontrare la fiamma gemella, visto che è più che altro una sofferenza. E siamo tutti destinati a incontrarla in questa vita? No? No, per esempio Mm. qua chiede, può capitare che lui non ti riconosca, io l'ho riconosciuto subito dagli occhi, è come se potessi vederli adesso, mi ci sono persa dentro, adesso non ci sentiamo più, ma è ancora l'unico a cui ho sempre voglia di raccontare tutto, oh, aspettate, tutto di me, non posso scordarlo ma nemmeno viverci insieme, pure mi manca più di ogni altra persona, lui, oh, aspetta che mi saltano, lui non mi ha mai amato. Allora, Laura, a volte ti dico il divino mascolino dorme, nel senso non c'è il risveglio, però se tu dici che tu lo hai riconosciuto, che tu ti sei sentita, può darsi che lui all'inizio non ti riconosca, ti può riconoscere dopo. In genere ti dico, prima o poi arriva il risveglio, perché la persona il divino mascolino dice che dopo anche tanti anni, no, senti questa persona, questo pensiero ricorrente, no? Che a un certo punto ti fai una domanda. Cioè, Lisa, ma perché alcune fiamme stanno insieme ed altre no? Allora, ti ripeto, dipende perché ogni processo della fiamma è diverso. Il mio processo non è lo stesso del tuo, forse tu non hai le stesse ferite dell'infanzia che ho io, né lui, no? Con Mhm. te. Se non c'è un risveglio non si può fare niente, però attenzione perché la fiamma, quando tu fai il risveglio, dopo un po' tu stai bene, no? Io personalmente in questo momento della mia vita ho raggiunto finalmente un equilibrio proprio, ma hai presente quando tu senti una pace proprio nel cuore? Ehm, non so, ti dico, sono andata a un ristorante e il cameriere un giorno mi ha detto, signora, lei ha una serenità negli occhi, una cosa allucinante. Vedo che la gente me lo dice, vedi un cameriere che neanche mi conosce, no? Quindi questo ti rendi conto che tu stai bene. Quindi non ho più bisogno, sono riuscita a essere felice io da sola, con me stessa. No? Quindi per quanto riguarda la domanda che ha posto Lisa, può essere che alcune stiano insieme perché hanno risolto il loro nodo karmico che dovevano risolvere, quindi si sono potute congiungere, no? Esatto, Possibile? Mm. esatto, sicuramente poi c'è tanto da lavorare, per quello ti dico, poi c'è chi non decide di non farlo e c'è chi decide di farlo. Poi sai, ci sono tante gente che dice siamo fiamme e stiamo insieme. Io in Facebook, quando ho iniziato la ricerca, no? Mm. Ho trovato un gruppo su Facebook di cui non dico il nome, ma quando io sono entrata ho trovato sinceramente
mi sembrava una setta di pazzi. Donne che continuavano a scrivere la mia fiamma perché ho già visto il nome sull'autobus e la mia fiamma perché nella canzone c'era. Cioè, la fiamma è un risveglio spirituale, quindi finché l'ego continua ad andare alle stelle e io continuo a dire che la mia fiamma perché ho visto il nome, ciao, sei lì Sì, mancano i vuota, pezzi, non è, sì, non è quello. diventa come il sette di coppe, che giustifichi i tuoi sogni per aria, sì. Esattamente, esattamente, non fai niente. Invece non è quello la questione della fiamma gemella, assolutamente no. Poi per quello ti dico, poi tu lavori su te stessa, diventi la versione migliore di te e in genere tu vieni a portare qualcosa all'universo, al mondo. Un'altra cosa che volevo chiarire è, quindi tu l'avevi accennato prima, non è che andando a farsi leggere le carte i tarocchi possano dire sì, effettivamente questa persona è la tua fiamma gemella, Sì. però comunque il tarologo può aiutarti a portare avanti un percorso, immagino, no? Allora, e il tarot cosa succede? Funziona se la persona, se tu riesci a dargli consapevolezza alla persona, no? Mhm. Quindi cosa succede? A volte, vedi, faccio un esempio, io ho una donna molto carina, molto vicina a me e lei diceva all'inizio, io sento qua che questa persona ha tanta ammirazione per te, però lo diceva, no, io non vedo l'amore, vedo questa ammirazione. Quando io ho iniziato a fare lo studio, ti dico, con questa persona che trovo che è una persona molto molto seria, ha fatto eh, già degli eventi con delle coppie di fiamme gemelle che si sono raggiunte, gente che non si è raggiunta ancora, Mhm. raccontano l'esperienza, c'erano psicologi, coach, gente professionale e loro dicevano che, aspetta che mi sono persa, loro dicevano che tu devi lavorare, ti dico, molto la parte tua per poi riuscire, ma la cosa più importante sei tu, non è più l'altra persona. Sei tu che devi lavorare per te, innamorarti di te. Quindi ti sani tutte le ferite, abbandono, rifiuto, bla bla bla, e poi puoi andare avanti. Però cosa succede? Che quando tu non sai, tu inizi ad andare dalla cartomante, la cartomante continua a dirti è bloccato, c'è la peso, è bloccato, c'è il 5 di coppe, è bloccato e lui non torna e la persona va in tilt perché non capisce niente. E Infatti. ci sono dei blocchi, per esempio, per dirti, uno dei blocchi a volte è che il divino mascolino, per esempio, a volte deve badare una persona anziana. Perché? Perché diciamo da giovane ha dovuto badare sui genitori. Quindi poi si ripete il ciclo e ti dice io non posso stare con te perché c'è questo momento, in quel momento questa persona anziana diventa un ostacolo, ok? Nella relazione di fiamma. Sì, 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 no, ho capito. Quindi ci sono ostacoli reali, insomma, non è che... Sì, esatto, non è che se li inventa, però ci sono Mm. ostacoli che vengono a sapersi, però c'è. Però quello che volevo dire io è che, per esempio, tu che sei una tarologa specializzata in queste questioni, secondo me è anche importante capire che uno, non è che se la tua relazione si scopre che non è la fiamma gemella, però è la relazione karmica, cioè non devi comunque lavorare, nel senso comunque ci sono dei modi con i tarocchi per capire come puoi risolvere questi nodi karmici, no? Cosa ti mostra la relazione karmica o cosa ti... perché entrambe hanno la funzione di farti crescere spiritualmente, basicamente, no? Come persona.
Quindi secondo me comunque con i tarocchi puoi sempre comunque cercare di capire qual è il messaggio di fondo che questa relazione cerca di dirti. Banalmente, probabilmente con la Sì, relazione karmica è che devi amare te stessa e mollare il narcisista, per dire. sì, secondo me il tarot, come diceva qua anche Teresa, Mm. il tarot ti può aiutare, no? In Mhm. dirti se ci sono, ti dico, dei problemi da risolvere ancora, o anche ti possono dire guarda, questa persona in questo momento deve risolvere questo problema. Quindi è inutile continuare ad andare, come dico io, da Rosa, Maria e Antonella e torna, ma non torna, ma mi hai detto che torna. Le carte parlano, le carte sono vere e sono un strumento su cui bisogna avere molto rispetto, però ci vogliono anni prima che accadano le cose, non è immediato. Per No. quello io spesso vedo anche nei gruppi, no? Sempre con il Mhm. tarot mi chiamerà, Mario torna, Pinco. Ci Sì, vogliono un po'. infatti. Tu hai completato, hai creato un mazzo, no? Sì, Che si chiama proprio il profumo del tarot, come il tuo gruppo Facebook, tra le altre cose. ho fatto questo. Ah, ok. Per esempio, questo è un mazzo che io ho voluto fare in cui l'ho anche dedicato a tutte le donne Mhm. che nelle difficoltà bisogna essere svegli e consapevoli, ok? Scusa. Quando ho voluto creare questo mazzo è stato perché mi sono sentita molto abbandonata quando ho vissuto la parte delle fiamme gemelle e non ho trovato una persona che mi aiutasse, una persona che mi dicesse Veronica, è questo il problema. La gente ti dice, ah, lascia stare, ah, non è più tornato, ancora pensi a lui, ma sei scema. Allora, un po' lo capisco perché la situazione della fiamma è talmente, sì, un po' da pazzi, perché la gente dice, ma scusa, è da mesi che non lo e tu ancora pensi a quella persona, no? Ma come? Quindi se non lo vivi, non lo capisci. Mm. E io avevo visto anche poi nei gruppi tante persone che chiedono, che non sanno leggere le carte, che gli arcani minori, poi corsi ti dico i 2000 € per leggere. E ho voluto fare un tarot apposta dove le persone potessero leggersi le carte, impararle in un modo molto molto intuitivo. Le carte vengono fatte un po' come il rider, Mhm. la base. Ci sono alcune cose su cui, ad esempio, io ho cambiato, per esempio qua è l'arcano 5, Ah. Invece del Papa c'è l'anima? l'anima perché? Perché il Papa è una persona ferma che non si muove, no? Delle sue credenze. Io ho avuto la fortuna di lavorare con una mental coach e se tu cambi le tue credenze, se tu inizi a essere padrone della tua mente, hai voglia che cambi e che tiri fuori la miglior versione di te. Non è che devi, come dirti, devo rimanere in un matrimonio felice perché così mi hanno insegnato. No, no, esci da quel labirinto, ok? Questa è la carta 6. Diamanti, bella. Esatto, che è Sono l'amore quando... molto, molto intuitivi, no? Poi come Esatto, io ho figure. fatto apposta questo, è il carro, Mhm. che è la parte che è la mente, che, perché è vero, questo è la mente, l'anima, e finalmente lei va felice perché cuore e cervello hanno fatto Hanno... pace. Bella come idea. Bella, sì. Avevo fatto, sono quelli che ho fatto più particolari, per esempio questa è la forza, in Mhm. cui questo diamante è l'anima che abbiamo in fondo, e poi sotto sotto c'è un leone che dorme, Mhm. che è l'ego.
L'ego Ah, bisogna tenerlo lì che dorma, perché si dorme l'anima nostra splende. sì. Quando l'ego si sveglia, la gelosia, la rabbia, l'invidia, il diamante con questo ruggito si appanna. L'ego ha la sua funzione, ma deve essere, secondo me, un ego forte, nel senso, di solito quando prova paura, ansia, gelosia, c'è un ego debole, per come la vedo io. Cioè, uno non si sente sicuro di se stesso, allora inventa cose. Tra l'altro, se siete interessati al mazzo di tarocchi è in vendita adesso, mi sembra. Allora, questa è la versione in inglese che è già Mm, su Amazon. La mhm, versione in italiano, per chi la vuole, è una edizione limitata, mhm. bisogna preordinarla. D'accordo, Quindi solo perfetto. chi la paga in anticipo poi l'avrà. Dovrebbe essere pronta quella in italiano, ti dico, a fine aprile, però solo con le persone che preordinano. D'accordo. E comunque appunto hai un gruppo Facebook, metterai il link, chi si vuole informare sia dei tarocchi sia delle anime gemelle. Tu hai promesso che farai delle dirette lì, me l'hai promesso e quindi le farà. Già che Però io non senti, c'entro niente se arrivano in ritardo perché è lei però si che le fa. vogliono, volevo dire, si vogliono andare, che c'è il gruppo Il Profumo del Tarot, c'è già anche un video, se lo cercate, c'è un Mhm. video proprio che parlo delle fiamme gemelle. Ok, perfetto. Grazie mille, è stata Grazie a te, veramente una lezione molto chiara, molto importante, secondo me. sono contenta. Grazie ancora. Ciao. Ciao a Ciao a tutti. tutte, tutti.